Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito. In questi mesi vi ho fatto una testa tanta parlando dei caschi o delle giacche e cercando di capire se erano predisposte per l'utilizzo dell'interfono o per esempio se le giacche avevano la parte in neoprene anteriore in modo da non interferire con il collo. Perché? Perché l'interfono è sempre più utilizzato dai motociclisti, dagli scooteristi e allora finalmente abbiamo un ottimo rappresentante, ospite qua a Recensito, un oggettino interessante perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, tante funzioni, poi appunto lo vedremo, un prezzo interessante. Ho cercato di riassumere lungo tutta la lavagna le caratteristiche principali, sono tante, lo sappiamo, gli interfoni hanno tantissime funzioni, però devo dire che è semplice e immediato nell'utilizzo, quindi non è troppo complesso, è abbastanza immediato, basta leggere velocemente il libretto di uso e manutenzione che troviamo all'interno e si riesce a capire velocemente come utilizzarlo. Ma partiamo subito con le caratteristiche. Intanto l'oggetto è lui, ve lo alzo, non è degli interfoni più piccoli che abbiamo visto, però diciamo un oggetto interessante, un bel design, non è troppo voluminoso, soprattutto ha dei bei tasti molto comodi, belli grandi, facili da azionare anche con i guanti. Però andiamo subito a vedere le caratteristiche. Abbiamo detto è il primo interfono di fascia media che ha due chip Bluetooth. Cosa vuol dire? Se ne avesse solo uno potrebbe avere dei problemi a far comunicare tutti questi sistemi, ovvero il GPS, il telefono o i sistemi di connettività che ormai sempre più spesso troviamo sulle moto. In questo caso viaggiamo tranquilli perché con due chip Bluetooth siamo sereni. Cosa c'è all'interno? L'anima, una delle anime oltre alla centralina, la batteria ovviamente. Batteria al litio, e questo è un altro cavallo di battaglia di Midland perché sulla carta dichiara 23 ore di durata. Pensate, l'esempio che ci hanno fatto, partiamo il venerdì, arriviamo la domenica a casa, rientriamo a casa e abbiamo ancora la carica più che sufficiente. Vado a ricaricarlo invece in 2 ore, praticamente ottengo il massimo della carica. Altro pezzo forte del Midland sono sicuramente gli altoparlanti, infatti l'abbiamo sottolineato in verde, altoparlanti che hanno un diametro di 40 mm e soprattutto hanno la tecnologia cosiddetti i5 Super Bass. Tra l'altro possiamo anche con l'applicazione cambiare l'equalizzazione, quindi decidere se avere più bassi o più alti o più medi, e devo dire che li ho provati, suonano davvero bene, quindi sicuramente un più a questo prodotto. Connettività. Ovviamente parliamo di un interfono, devo decidere come farlo comunicare con gli altri interfoni, con le altre moto, col mio passeggero. Quindi connettività abbiamo 3 Midland one-to-one, quindi comunicazione diretta, 2 prodotti non Midland e infine 4 interfoni però in conferenza, quindi che si parlano come se fossero nella stessa stanza, più comunque i telefoni GPS delle 4 persone coinvolte. Oppure se togliamo i telefoni GPS da 4 persone arriviamo a 8, quindi praticamente i piloti più eventuali passeggeri, sostanzialmente 4 moto al completo. Altra cosa molto interessante che bisogna per forza dire: quando parliamo di un interfono bisogna parlare della distanza, della gittata, e la distanza è di 1 chilometro, quindi un valore discreto. E mentre Nicolò fa ancora una carrellata per capire poi quali sono tutti gli oggetti che troviamo all'interno del packaging, quindi i velcri, le basette per fissarli, gli altoparlanti, il microfono da jet, il microfono da integrale, il sistema di alimentazione, la vera e propria centralina e poi la confezione, parliamo del volume. Il volume è indipendente, quindi posso regolare il volume del pilota e del passeggero in maniera totalmente dipendente, e poi abbiamo anche la possibilità della regolazione automatica, ovvero man mano che aumenta la velocità o c'è più rumore o meno, possiamo regolarli in automatico. Altra cosa molto interessante di cui Midland va molto fiera: Digital Noise Killer, ovvero c'è un sistema che azzera la rumorosità proveniente dal motore o dall'aria, quindi rumorosità esterna. Come si comanda? Si comanda ovviamente con i tasti, lo abbiamo detto, che sono comunque belli gommosi, molto grandi, quindi facilmente anche azionabili senza vederli, e poi anche con i guanti indossati, oppure con l'applicazione se volete andare magari a fare un affinamento o intervenire sui parametri in maniera un po' più raffinata. Poi ecco un'altra cosa che l'ho messa per ultima, ma non è così da tralasciare, anzi, ovvero tutte le connessioni, ovvero gli altoparlanti, il primo altoparlante, il secondo altoparlante e il microfono, come potete vedere, hanno tutti un filo dedicato. Questo cosa significa? Che se si rompe un microfono, se si rompe l'altoparlante, cioè anzi se si rompe uno degli altoparlanti o se si rompe un microfono, posso sostituirlo e comprare il ricambio. Invece se fosse tutto collegato sulla stessa linea
dovrei praticamente sostituire tutto il sistema, invece così anche nel tempo posso cambiare soltanto una connessione. Altra cosa, ecco, anche questa l'ho messa per ultima, però è interessante farvela notare. Quando tolgo la mia centralina dal casco, vedete, ecco, rimane sostanzialmente questa, appoggiata al casco col suo bel biadesivo, fissata con le viti e con la sua basetta che sta all'interno. Ecco, questi contatti sono contatti dorati, quindi anche se si bagnano, ovvero io viaggio con il casco così, non ho problemi, lui si bagna, poi quando vado a posizionare la mia centralina, il sistema funziona perfettamente, quindi non fatevi problemi, anche se si bagna viaggiate belli tranquilli. Quello che contiene all'interno il nostro packaging l'abbiamo detto, questa è la sua scatola, poi all'interno troverete un cofanetto dove sono poi annegate tutte le varie microfoni o le centraline. Abbiamo detto ovviamente il duo, quindi ne troveremo all'interno due. Vi ho posizionato qua anche questo piccolo dépliant perché potete vedere in minima parte quanti oggetti siano prodotti da Midland, ovvero abbiamo il walkie talkie, la radio CB, poi abbiamo le action cam, quindi andate a farvi un giro sul sito di Midland, che è www.midlandeurope.com, perché troverete davvero di tutto, non soltanto questo interfono. E finalmente vi svelo il prezzo, forse l'avrete anche già visto, il duo viene venduto a 419 euro, ve l'avevo detto, fascia media, mentre il singolo viene venduto a 229 euro. Se avete qualche dubbio non esitate a scrivermi, oppure consultate il sito o scrivete a Midland, sono dei ragazzi davvero molto disponibili e appassionati. Ho praticamente concluso, vi invito come sempre a seguire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, moto.it oppure Maurizio Vector Power, e poi continuate a seguire il nostro canale YouTube perché ci sono tantissimi video di recensito ma anche tantissimi video con le prove di moto, e lo sapete, non ve lo devo dire io. Ciao a tutti, alla prossima puntata, ciao!